nostro primo giorno nel deserto inizia all'alba. La nostra guida Damo ci passa a prendere all'ostello per accompagnarci in un tour di 3 giorni alla scoperta delle bellezze naturali più famose dell'Australia. Damo non è soltanto un esperto dell'outback e della storia locale, ma è anche un grande appassionato di rettili e un ottimo fotografo naturalista, e non esita a inchiodare in mezzo alla strada per mostrarci piccoli animali che attraversano il percorso. Grazie a lui riusciamo a conoscere diverse specie molto interessanti, come Tiliqua multifasciata, un grosso e tozzo scinco dotato di una peculiare lingua blu ed ha un temperamento piuttosto irascibile. Non è pericoloso, ma se infastidito non esita a sibilare per cacciare via l'aggressore. A differenza della maggior parte dei rettili, la Tiliqua è vivipara, e cioè non depone uova ma mette alla luce piccoli vivi. Arriva a partorirne fino a 10 in una sola volta, e se questo sistema comporta un maggior dispendio energetico, è molto utile per evitare che i predatori possano distruggere le uova, garantendo maggiori chance di sopravvivenza ai piccoli. La prima tappa del tour è Kings Canyon, una complessa formazione rocciosa costituita da strati sovrapposti di roccia arenaria, di origine sedimentaria. Sulle molte terrazze, infatti, si possono vedere i segni lasciati dall'acqua, quando gli strati erano ancora il fondale sabbioso di un antico oceano. La maggior parte della roccia che costituisce il continente australiano ha origini molto antiche, e il tipico colore rosso che costituisce le montagne e le distese sabbiose è dovuto ai milioni di anni di ossidazione causata dalle intemperie. Grazie alla presenza d'acqua, il canyon ospita diverse specie animali e vegetali uniche, come il drago dalla coda d'anelli, Ctenophorus caudicinctus. Giovani e adulti sono facilmente avvistabili in cima alle rocce, ma se avvicinati eccessivamente partono in velocissime corse sulle zampe posteriori, per evitare poi di surriscaldarsi con il sole cocente. Talvolta il basking è effettuato col corpo sollevato da terra e la coda drizzata verso l'alto, in una posa alquanto particolare. All'interno delle gole, la poca acqua che cade durante l'anno si raccoglie all'interno di pozze permanenti, circondate da una folta vegetazione costituita da alcune piante relitte di un'epoca in cui la parte centrale del continente non era ancora desertica. Quest'oasi nel deserto attira animali da tutta la zona circostante, come i piccoli diamanti mandarini, diffusi nel mercato europeo come uccelli da gabbia. Ma c'è anche altro. Lasciando il canyon abbiamo un incontro ravvicinato con un dingo, il famoso cane selvatico australiano, discendente dei primi cani arrivati con gli aborigeni e poi fuggiti e naturalizzatisi in Australia, divenendo il principale predatore del continente. Ripartiamo per raggiungere il luogo dove ci accamperemo per la notte, ma lungo il percorso ci attraversa la strada un Moloch, il famoso diavolo spinoso, sauro dalla dieta particolare, a base di sole formiche e dall'aspetto minaccioso, anche se completamente innocuo. Purtroppo non facciamo molta strada a causa di un guasto al pullman e siamo costretti a fermarci alla prima stazione di sosta, dove la nostra guida contatta l'ufficio per chiedere un pullman di ripiego. Raggiungiamo la destinazione quando è già buio, ma Adamo ci consola preparandoci una cena da veri cowboy. Passiamo la serata scherzando e raccontando storie davanti al fuoco, ma si va a letto presto perché la mattina ci sveglieremo di nuovo all'alba. La notte sotto il cielo stellato passa serenamente e ci alziamo un po' acciaccati per incominciare il secondo giorno nel Red Center. A colazione con l'inganno ci viene propinata la Vegemite, una crema spalmabile dal colore di Nutella ma dal gusto ben diverso. Nel frattempo l'agenzia ci ha mandato il pulmino di ricambio e così possiamo partire a tutta birra. Destinazione la Valle dei Venti.
questa formazione di vere e proprie cupole rocciose ha un'origine simile a quella della più famosa Uluru, ma rispetto alla seconda ha subito maggiormente l'effetto dell'erosione causata dal vento e dalla pioggia, e la roccia originale si è levigata e suddivisa in diversi elementi. Anche in questo luogo arido non mancano i draghi della coda d'anelli. E riusciamo a riprendere anche un honey eater, un uccello mangianettare, che presenta delle interessanti convergenze evolutive con i colibri americani, pur non essendone direttamente imparentato. Nel pomeriggio arriviamo a Uluru. Delle impronte nella sabbia rivelano la presenza di sauri nei dintorni, e infatti da lontano avvistiamo un Varanus tristis, che si arrampica maldestramente sul grande monolito roccioso, forse per andare a caccia di uova d'uccello. Col calare delle tenebre, il deserto si anima di vita. Qua e là, tra la sabbia, luccicano gli occhi dei ragni lupo, diversi e coloratissimi, usciti per andare a caccia di qualche preda. Gli arachnidi, a loro volta, sono preda dei gechi. Vicino al campo ne troviamo un bellissimo esemplare. Si tratta di uno Strophurus ciliaris, un geco di medie dimensioni che abita gli arbusti e cespugli. È reso inconfondibile dalle spine sopra gli occhi e lungo la coda, che lo fanno assomigliare ad altre specie simili provenienti dalla Nuova Caledonia. L'ultimo atto di questo breve tour nell'Outback è l'alba su Uluru. Prima di salutarci con la nostra guida, riusciamo a strappargli una breve intervista a tema herpetologico. That's bloody beautiful. Thank you very much. Eso sí es anís. I love snakes. No. Upper web. Yeah, upper web. Sweet. I'll check out the website. Aquariological, I do love snakes. We give you this stickers. Yeah. You can put them where you want. Thanks, mate. The vases and the bar of water. Yeah, fuck yeah. You want? Mate, that is awesome. Thank you very much. A question about snakes in Australia. Okay. Volevo chiedergli, qui come la gente come tratta i serpenti? Cioè li uccidono, non li uccidono, cosa fanno? Perché in Italia di solito vengono sempre uccisi. No, I got this. So like what's the relationship between people and snakes here in Australia? Like do they kill them or what people tend to do? Okay. Some people, if anyone has any understanding about snakes and they see a snake, say, in their backyard or something like that, all they need to do is leave it alone, call a licensed snake catcher. Now, although a lot of people do that, there's still a very sad mentality and a very old mentality that the only good snake is a dead snake, and they couldn't be more further from the truth. Number one, snakes are very important for the ecosystem. Okay, they take advantage of an ecological niche that other animals are not. Whether they're venomous or whether they're pythons or whether they're colubrids or rabbits, doesn't matter. They're all doing a very good job keeping the ecosystem healthy. Now, what happens when you try to move a snake yourself, if you don't know what you're doing, or if you try to kill a snake or you go near it, you increase your risk of being bitten by a snake by a lot. So, but it's very unfortunate that some people kill snakes still. And you see, it's not just in Australia, it's people all over the world. We see it all the time, like people in America. There was a woman recently in America bitten by a rattlesnake. So she was hitting it with a bucket. There was a big rattlesnake, she was hitting it with a bucket and it bit her on the finger, smashed her and it killed her two dogs. So had she just left it alone, put the dogs inside and called a snake catcher, the dogs would still be alive and she wouldn't be in hospital in a serious condition. So, but the same thing has happened in Australia, people have been bitten by doing dumb shit. But yeah, I'd like to say it's 50-50 at least, but it's probably like 60-40, maybe even 70-30, just because they're misrepresented in the media. And that's very you know, and like I said, it's an old mentality. People see a snake and they go, "Oh, kill it," which to me is fucking stupid. I don't understand why people would think that about any animal. You know, the first thing you think of when you see something alive is to kill it. You know, it doesn't make any sense to me. But these I super appreciate. That is hell awesome. Yeah, and you've got more for me. What are these ones? No shovels on the snakes.
It should say, That's cool. that means don't be a dickhead. Nah, thanks very much, absolute champion. Fucking well done. Thanks for the translation. Thank you 'cause I so had no much. idea what he was saying. And cheers to you with the camera. Fucking legend. Prima di lasciare il cuore caldo dell'Australia, facciamo una capatina all'Alice Springs Reptile Center, un piccolo rettilario che ospita specie provenienti da tutto il Northern Territory. Un'intera sala, rigorosamente tenuta al buio, ospita le diverse specie di geconidi. Mentre altre due aree ospitano i serpenti, che vanno dagli innocui pitoni alle numerose specie di velenosi. Let's go. Il centro si occupa anche di divulgazione e sensibilizzazione e tiene corsi per avvicinare le persone ai rettili, insistendo sul ruolo utile di questi animali nell'ecosistema e insegnando i corretti comportamenti da tenere in caso di incontri con serpenti velenosi. The first thing you do when you come across a snake is to stand still. Because none, not one of our venomous snakes here in Australia is extinct. If I showed you our snake poison space, not a single one of our venomous snakes in Australia is extinct. So if you're standing still, you're not a predator, and you're not food, you're a funny smelling tree. And I've worked with snakes for a really long time. I've never seen a snake bite a tree. So if you guys are this far away from the snake, check over your shoulder and make sure you're not in the tree. And slowly, as slow as you can, back away from the snake and leave it alone. Un padiglione esterno ospita i sauri, anche assieme negli stessi recinti, tiliqua rugosa, drago barbuto e le diverse specie di varani australiani. Quando fa così, vuol dire che vuole intimorirti. Cioè, penso che sia un'altra lucertola, di solito lo fa per le altre lucertole. Sì, sono proprio un'altra lucertola, sì. L'ultimo regalo di questo luogo è una fantastica fioritura di centinaia di farfalle, poco prima di ripartire per il nostro viaggio con in pancia una pizza che d'italiano ha solo il nome.